Mi trovo nella scalinata più lunga d'Italia e d'Europa. Migliaia di scalini, un'ascesa senza fine. Qui ogni passo è una sfida e in autunno la montagna si accende di fuoco. La scalinata più incredibile d'Europa? Stai per scoprirla. Ciao da Jack, oggi affronterò la scalinata più alta e lunga d'Europa. Si tratta di Calà del Sasso, sono 4.444 scalini ed è ufficialmente la scalinata aperta al pubblico più lunga di tutta Europa. Ci troviamo in Veneto, siamo in provincia di Vicenza e siamo partiti dal paese di Valbrenta e dovremo arrivare alla località di Sasso, sotto il comune di Asiago. Sarà un trekking abbastanza impegnativo, perché ci aspetteranno circa 800 metri di dislivello, 2,5 km in salita e dovremo affrontare uno a uno questi 4.444 scalini. Però siamo belli carichi per affrontarli, vero? Sì. Ok. Dopo aver costeggiato per un pezzettino il fiume Brenta, si fanno 2-3 tornanti e abbiamo parcheggiato la macchina lungo la strada. Eventualmente c'è anche un piccolo parcheggio, sempre gratuito, dove lasciare l'auto, il furgoncino, anche il camper. E il sentiero inizia su un terreno sterrato, un po' di rocce, un po' di sassi, e non inizia subito la scalinata. Il paesaggio circostante è fatto da montagne e vegetazione, delle belle pareti per l'arrampicata. Guarda, c'è anche una mascotte, un orsacchiotto, Valesia della Calà del Sasso. Guarda che nomi, cattivissimo me, Willy il Coyote. E in base anche alla difficoltà, sì, sono scritti nella parete. Frankenstein Junior. Simpatica la cosa è che nelle varie vie di salita hanno nominato dei nomi strani di film, di personaggi famosi. Abbiamo scelto il periodo autunnale per fare questo trekking, per vedere anche un po' di foliage, un po' di bei colori caldi, rosso, gialli, arancioni. Ci aspettiamo tanta roba perché il sentiero sarà interamente in mezzo al bosco. Qualcosina si vede già. Il sentiero ha una difficoltà media, escursionistico e tempo di percorrenza stimato circa 2 orette, con qualche bel strappetto, dipendenza dal 20 al 40%. Lo si può fare in qualsiasi periodo dell'anno perché, come avete visto dalle clip, è una zona ben coperta, ci stiamo addentrando un po' nelle montagne, quindi anche in estate è fattibile come sentiero. Mentre il periodo da evitare è più l'inverno perché può ghiacciare, è un ambiente molto umido e anche le foglie a terra possono rendere proprio tutto il percorso, tutto il sentiero un po' pericoloso. Cascatina! Inizia ufficialmente la salita. È scivoloso. Si tratta di un antico sentiero e più avanti vi spiegherò un po' la storia. Bisogna fare particolare attenzione nella salita. Questi antichi scalini sono un po' umidi e bagnati. Sicuramente maggiore attenzione anche nella discesa. 21, 22, 23. Un po' di foliage c'è. Una piccola grotticciola. Volta de Maio con la Madonnina. Muschio per il presepe. È vero, un po' di muschetto. È sempre molto piacevole toccare il muschio. Non sa da nulla. Questo sentiero ha origini antichissime. Fu costruito nel XIV secolo per un motivo molto specifico. I veneziani costruirono questo sentiero per trasportare i tronchi e il legname dalla frazione di Sasso su fino al canale di Brenta. Il legno serviva per costruire le navi, quindi lo portavano direttamente via fiume all'arsenale. Costruirono appunto questo cammino e la parte dove stiamo camminando, al tempo camminavano i vari boscaioli per salire e scendere e fare veramente un durissimo lavoro. Mentre la parte alla mia destra sfruttavano questo scivolo costruito ad hoc in pietra per far scivolare più agevolmente i vari alberi, i vari tronchi di legno. I boscaioli, dopo aver fatto scendere in questa canaletta in pietra tutti i tronchi, arrivavano al paesino di Vastagna e lì si rifornivano di alimenti come sale, farina. Stiamo percorrendo un pezzo di storia. Per il Veneto, la Repubblica di Venezia. Chissà quante persone hanno percorso questo sentiero in questi 3-4 secoli. La salita è bella intensa, c'è una pendenza tra il 20 e il 40% e come vedete sto
sudando, nonostante ci siano 14 gradi, comunque è abbastanza impegnativa. Ci troviamo proprio nel bosco. La canaletta permetteva un scivolamento agevolato dei tronchi, ma soprattutto in inverno questa zona era ricoperta di neve, quindi la scalinata a fianco permetteva alle persone di non scivolare, ma inoltre la canaletta permetteva anche di trasportare i tronchi nei tornanti, nelle curve secche, in modo più semplice. I gradini sono usurati dal tempo, da centinaia di anni. Primo tratto pianeggiante e unico, credo. Piande fiorentine. Ehi. Questo punto in curva si è invertito. La scalinata ora si trova sulla destra e lo scivolo sulla sinistra, per fare una curva più secca. Simpatico segnale. Siamo a un quarto del sentiero. Qui iniziano anche altri sentieri. Mori Sentiero delle Grotte, comune di Asiago. Bello questo passaggio. Zona ricca di grotte, grotticelle. Qui hanno fatto anche un mini presepe. Eccolo qui, un po' in anticipo. Sarà presepe 365 giorni all'anno. Cala del Sasso stretti. Ti addentri proprio tra le montagne. Umidità ce n'è da vendere proprio. Saremo al 90% di umidità. Qui la scalinata è un po' irregolare. Non si identificano bene i gradini in questo tratto. C'è anche una corda in acciaio perché c'è un piccolo tratto in pendenza. Se l'hanno messo ci sarà un motivo. Questo deve essere uno dei punti con pendenza. Il ginocchio, pendenza massima. Comunque il paesaggio circostante molto strano, è ricco di cunicoli, grotte, insenature, molto particolare. In questo tratto bisogna fare un po' di attenzione, ci sono dei lavori forestali, c'è stata una piccola frana che ha sepolto un po' il sentiero, però prendendola un po' più larga sicuramente riusciremo a salire. È tutto ricoperto di muschio. Più saliamo e più il foliage sta aumentando. C'è un bel manto di foglie secche a terra. Comunque tante volte su Google, su internet le informazioni sono un po' discordanti, perché la vera e nuda realtà è che il sentiero è un po' impegnativo, ci sono dei tratti dove bisogna fare particolare attenzione, soprattutto causati dall'umidità sulle rocce. Diciamo che non è adatto a chiunque, è adatto a delle persone mediamente esperte che sono abituate comunque a camminare in montagna o in tratti di sentieri un po' scoscesi, un po' rocciosi, mentre per i bambini, se non sono allenati, potrebbe essere molto impegnativo e un grosso problema, pericoloso sia per loro che per i genitori. Situation. Muschiata. A metà sentiero siamo così, portatevi una maglia di ricambio perché sennò vi ammalerete sicuramente. Siamo ufficialmente a metà. Con tutti questi santini santi, sembra di percorrere un sentiero di pellegrinaggio, però non credo ci sia un nesso. Lui ci darà la giusta carica. Guarda che bei dentini. Fox. Certo che portare su questi bei massi non è stato per nulla semplice, immagino. Guardate la grandezza. Una rampa, un'altra rampa. E dopo Fox, adesso abbiamo il nostro amichetto Bambi. A darci supporto in questa salita quasi infinita. E invece una fine ci sarà e tra poco arriverà. Eh sì, ora sì, ci siamo. Ora si vede proprio il vero foliage autunnale. C'è anche un piccolo scorcio di sole che non fa mai male e questa zona è veramente molto molto bella. La via perse la sua importanza tra il XIX e il XX secolo, quando fu costruita la ferrovia della rotabile del Costo nel 1850 e la ferrovia di Rocchette Asiago nei primi del 1900. E sai perché si chiama Calà del Sasso? Perché calà deriva dal verbo calare. In questa zona calavano i tronchi dalla montagna fino al fiume e appunto per questo motivo si è chiamata Calà del Sasso. Grazie di avermelo ricordato. Abbiamo superato i 3/4 del sentiero, adesso mancherà 20 minuti, mezz'ora e poi arriveremo alla destinazione. La fame si fa sentire
è quasi ora di pranzo, stiamo camminando da 1 ora e 50, ce la siamo presi molto con comoda facendo le nostre tappe, bevendo, fermandoci, ammirando il panorama e tra poco mangeremo. Quest'ultimo pezzo è molto in pendenza, però ci siamo quasi. Si vede la cima della montagna, il panorama è completamente coperto dal bosco, dagli alberi, però mi sembra di vedere la fine. È la camminata più lunga d'Europa, obiettivo raggiunto. 4.444 scalini, sudati dal primo all'ultimo. All'arrivo ci sono dei piccoli gazebi dove si può mangiare, fare picnic ed è proprio quello che faremo ora. 6 km ed effettivamente 2 ore di salita. Il ritorno lo faremo sempre dal sentiero di prima, quindi adesso ci aspetterà tutta la scalinata in discesa. Mi raccomando, molta attenzione, lo diciamo anche per noi, e ripartiamo. Ora verranno sollecitate un pochino le ginocchia e le nostre capacità di equilibrio. Siamo a metà, non so voi, però camminare su pezzi di storia mi dà sempre una sensazione molto particolare. Sarà perché sono appassionato comunque della storia in generale o anche della natura, però c'è da dire che questi posti, cioè in Italia, siamo veramente strapieni. Era da anni che volevo fare questo trekking, finalmente ci sono riuscito, lo stiamo portando a termine, anche al ritorno. Siamo veramente molto fortunati. Qui in Veneto abbiamo la scalinata aperta al pubblico più grande d'Europa, ricordiamocelo ogni tanto. Siamo tornati nella zona delle grotte e questo è il punto dove bisogna fare maggiore attenzione nel scendere, perché è anche il punto più umido. Le pareti sono tutte bagnate, scendono molte goccioline, qui bisogna prestare massima attenzione. Siamo giunti alla fine di questo trekking unico nel suo genere, inevitabile. Devo dire che è stato veramente molto interessante. Abbiamo fatto 4.444 scalini all'andata e al ritorno, totale di 8.888 scalini, 150 piani, quasi 12 km di camminata. Ci abbiamo messo 4 ore e 23 prendendocela molto ma molto con comodo. In 2 ore di salita, 1 ora e mezza di discesa, secondo me lo si fa tranquillamente. Abbiamo visto anche dei bellissimi colori autunnali, soprattutto sulla cima, un fogliage per terra veramente incredibile. Se questo video vi è piaciuto e volete supportarmi, lo potete fare in modo gratuito iscrivendovi al canale, lasciando un like e commentando qui sotto. Ci vediamo in un prossimo video. Ciao da Jack. Ciao!